Swim 2.4 miles, bike 112 miles, run 26.2 miles, brag for the rest of your life. Quando, dove e perché è nato l'Ironman? Forse non tutti sanno che la prima vera gara di triathlon è stata appunto un Ironman. Sì, perché prima del 1978 il triathlon come lo conosciamo oggi non esisteva. La sera di San Valentino del 1977 John Collins, comandante della Marina americana, e sua moglie Judy si trovavano in un bar di Honolulu con il loro club di nuoto ed alcuni amici. Stavano discutendo del loro argomento più gettonato, cioè se fosse più in forma un nuotatore o un maratoneta. John, ad un certo punto, tira dentro al discorso anche i ciclisti. Sì, perché aveva appena letto che un certo Eddy Merckx aveva il più alto tasso di assorbimento di ossigeno. Per chi non lo sapesse, Eddy Merckx è stato un ciclista belga che ha vinto 5 Tour de France, 5 Giri d'Italia tra gli anni 60 e 70, portando a casa qualcosa come 4 campionati del mondo su strada e un Giro di Svizzera. Discutendo su quale fosse la gara più dura dal punto di vista della resistenza e accompagnati, come ha ammesso John in un'intervista, da qualche birra, lui e i suoi amici pensarono di mettere insieme tutte e tre le sfide più dure dell'isola di Oahu. La Waikiki Raw Water Swim, una gara di nuoto di 3,8 km che parte dal New Otani Hotel ed arriva all'Hilton Rainbow Tower. La Bike Race Around Oahu, 180 km in bici attorno all'isola, e la Honolulu Marathon, combinandole in un'unica gara. E chi fosse arrivato fino in fondo sarebbe stato chiamato Ironman. La prima gara si tenne l'anno successivo, nel 1978, e il primo uomo ad essere chiamato Ironman fu un certo Gordon Haller, che chiuse la gara in 11 ore e 46 minuti. Alla prima gara partirono in 15 ed arrivarono in 12, compreso il comandante della Marina John Collins. Solo un paio di loro possedevano delle vere e proprie bici da corsa, gli altri utilizzavano quelle a 10 velocità, poco più che giocattoli. Uno dei partecipanti si è fermato al McDonald's per un panino, un altro riempiva la borraccia con la Coca-Cola. Più una goliardata che una prova estrema. Al termine della frazione di nuoto tutti si fecero una doccia prima di salire in sella. Lo stesso Haller ammette di aver perso più di 15 minuti al termine della frazione di nuoto per farsi una doccia. Dice poi in un'intervista che con i materiali di oggi e con le bici in carbonio avrebbe chiuso sicuramente intorno alle 9 ore. Nella sua carriera Haller ha completato altri 22 Ironman, 12 mezzi Ironman e alcune dozzine di triathlon, rimanendo però nella storia come primo uomo ad essere diventato Ironman. La prima gara di triathlon in Italia fu disputata nel 1984 a Ostia, sulla cosiddetta distanza olimpica, 1,5 km di nuoto, 40 km di bici e 10 km di corsa. Nel giro di 20 anni il triathlon è stato riconosciuto come sport in tutto il mondo. La sua prima comparsa alle Olimpiadi fu a Sydney nel 2000, con una splendida vittoria dell'atleta canadese Simon Whitfield. Il triathlon si è evoluto nel tempo e oggi ne esistono diverse versioni che variano in base alle distanze. È impressionante vedere come i primi triatleti riuscissero a fare certi tempi con le attrezzature di una volta. Pensate che all'inizio non c'era la muta, le bici erano in acciaio e tutto l'abbigliamento tecnico, comprese le scarpe, non erano di certo performanti come quelle di oggi. Il record del mondo è stato stabilito proprio quest'anno in Messico da Christian Blumenfeld, che timbra un incredibile 7 ore 21 minuti e 12 secondi, battendo il precedente record del leggendario Jan Frodeno ed abbassandolo di quasi 7 minuti. Il triathlon e l'Ironman sono affascinanti. Sono gare che ti fanno capire che niente è impossibile. Forse è proprio questa la magia di questo sport. Una magia che ti fa sognare e che ti spinge ad arrivare oltre. Oltre te stesso, oltre le difficoltà, oltre ogni limite. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.